Viaggerai in Italia e non vuoi sembrare una turista o un turista? Allora, non devi fare queste cose. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Come vi ho già anticipato, in questo video vi parlerò di tutte quelle cose che non dovete fare in Italia se non volete essere individuati a chilometri di distanza come turisti e magari ricevere qualche occhiata di disapprovazione da parte degli italiani. Sono sicura che tutti quanti abbiate indovinato la prima di queste cose da non fare in Italia, e cioè non ordinare un cappuccino dopo le 11 della mattina e sicuramente non dopo pranzo. Perché? Perché direste voi? È una di quelle regole culturali non scritte ma ugualmente importanti. Il cappuccino per gli italiani è una bevanda mattutina per la colazione e basta. E voi mi direste, quindi cosa devo bere dopo mezzogiorno? Qualsiasi cosa, magari soprattutto un espresso, ma non il cappuccino. Altrimenti preparati a sentire sussurri come: ecco il turista che beve il cappuccino alle 4 del pomeriggio. Allora, precisazione per questa cosa, ma in realtà vale per tutte le altre cose. Sono sicura che nei commenti qualcuno scriverà: ma io conosco tanti italiani che lo fanno, oppure ma io sono italiana, sono italiano e lo faccio. Chiaramente ci sono italiani che fanno queste cose, ma io parlo in generale. La cultura italiana tendenzialmente non include queste cose di cui vi parlerò. Cosa fai? Sei in Italia, la terra della pizza, e ordini una pizza con ananas? La pizza con ananas è veramente un crimine in Italia. Qualche italiano all'estero l'ha assaggiata, la gradisce, ma in Italia è un grande no. Infatti, le pizzerie di solito non includono nemmeno la pizza con ananas nei loro menù. Se la trovate sul menù, significa che è molto probabilmente un ristorante turistico. Quindi a voi la scelta. Volete provare un ristorante autentico italiano o preferite un ristorante turistico? E soprattutto, provate a ordinare una pizza con ananas assieme ad altri italiani. Sarebbe molto divertente. Sono sicura che o vi caccerebbero dal tavolo, affettuosamente, forse, o dovrete sorbirvi prediche appassionate sulla sacralità della cucina italiana. Se non vuoi sembrare un turista in Italia, non devi gesticolare a caso. Tutto quello che noi facciamo con le mani ha un significato molto chiaro. Perciò non puoi usare i gesti in maniera completamente casuale, no, altrimenti tutti capirebbero che non sai davvero cosa significano quei gesti e quindi che sei molto probabilmente un turista. Per esempio, non puoi dire "che bella giornata oggi" facendo gesti come "che bella giornata oggi" oppure "che bella giornata oggi". Addirittura il mio cervello, mentre provavo a farlo, "che bella giornata", era confuso. Il mio cervello non capiva cosa stesse facendo, perché no, questi gesti significano altro. A proposito, sapete cosa significa questo gesto e questo gesto? Scrivetemelo nei commenti. Se non lo sapete, invece guardate il video dedicato proprio al significato dei gesti italiani che ho realizzato un po' di tempo fa, probabilmente dovrei fare una seconda parte, e che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se sei in Italia non devi chiedere ketchup per la tua pasta, a meno che tu non voglia vedere piangere un cuoco italiano. Se chiedi del ketchup, non so, per la tua carbonara, è una grandissima offesa per i cuochi italiani. È come chiedere a Michelangelo di autografare la Cappella Sistina con un pennarello glitterato. Aspettarsi la cena alle 18. So benissimo che in molti paesi la cena è di solito consumata alle 18, ma l'Italia
non è tra questi. Presentati in un ristorante italiano autentico alle 18 e troverai tavoli vuoti, sedie ancora impilate e camerieri che si stanno preparando o che stanno pulendo la sala e che ti guardano come per dire: ma tu cosa vuoi? Tu da dove vieni? Anche qui ci sono dei ristoranti che sono aperti alle 18, ma non posso garantirvi che siano ristoranti autentici italiani. Molto probabilmente saranno invece ristoranti turistici. La prossima fa ridere anche me, perché devo essere sincera, non faccio questo da italiana. Però se volete mimetizzarvi tra gli italiani, una cosa che non dovete fare è la cosiddetta fila all'americana, e cioè la fila ordinata, perché in Italia molto spesso le file non sono ordinate. E devo dire, questa è una cosa che un po' mi dà fastidio, ma è così. Se sei in fila in Italia, aspettati persone che sbucano da tutte le parti dicendo: ma io devo solo chiedere un'informazione, io c'ero da prima, però sono andato a rispondere ad una chiamata lì all'angolo. E passano davanti a 10 o 15 persone. Ancora, nulla urla più turista delle infradito. Perché? Perché le infradito in generale sono proprio associate alla vacanza. Ebbene, se non vuoi sembrare un turista, non devi assolutamente entrare in una chiesa italiana indossando le infradito. Gli italiani non lo fanno. Entrare in una chiesa italiana con ciabatte e pantaloncini sarebbe come presentarsi ad un matrimonio in pigiama. Stesso livello di scandalo. Gli italiani prendono sul serio il dress code in generale e soprattutto nei luoghi sacri. Provate a farlo e vedrete che la nonna che sta pregando in terza fila vi fulminerà con lo sguardo. E devo essere sincera, di solito la stessa cosa succede anche nei ristoranti, tranne se si tratta di ristoranti in spiaggia. Tendenzialmente gli italiani non ci vanno in infradito. Non salutare quando entri nei negozi. Questa è una cosa proprio che urla turista. Turista, sono un turista. Infatti, in tutta l'Italia, entrare in un negozio senza dire salve, buongiorno, è considerato maleducazione pura. In Italia, infatti, i convenevoli sono tanto importanti quanto la pasta al dente. Cosa sono i convenevoli? Direste voi? Sono quegli atti o quelle formule verbali che indicano un comportamento cortese, gentile e sono sempre fissi e appunto necessari per le interazioni sociali. Per esempio, salutare qualcuno che si conosce quando lo si incontra o salutare quando si entra e quando si esce dai negozi, dagli uffici di qualsiasi tipo, dai mezzi di trasporto pubblico. E gli italiani hanno anche tantissimi difetti, è vero, ma salutano sempre quando entrano in un negozio. E credetemi, un semplice saluto può fare la differenza tra essere serviti con un bel sorriso o con uno sguardo freddo e pieno di giudizio. Infatti in Italia abbiamo anche un proverbio che dice proprio: il saluto non si nega a nessuno. E in realtà ci sono anche tantissimi altri proverbi molto simili, come per esempio salutare è un piacere, rispondere è un dovere. Cioè, se qualcuno ti saluta per primo, hai il dovere di rispondere, anche se pensi di non conoscere quella persona, anche se sei in una chiamata, anche se sei distratto. Se sei salutato da qualcuno, devi rispondere. Bere acqua ghiacciata. Sì, perché gli italiani non bevono acqua ghiacciata nemmeno in estate, nemmeno con 40 gradi all'ombra. L'ossessione italiana per le bevande a temperatura ambiente ha radici antichissime. Molto probabilmente è solo una superstizione delle nonne, ma così
ci hanno insegnato, così noi insegniamo ai nostri figli. Si sa, gli italiani sono un popolo piuttosto ipocondriaco, se vogliamo. E quindi no, in nessun luogo, in nessun contesto, in nessuna stagione viene servita direttamente una bevanda con ghiaccio. Assolutamente no. E se voi provate a chiedere dell'acqua o appunto una bevanda con ghiaccio, ci sarà sempre qualcuno che con convinzione vi spiegherà come quel ghiaccio potrà causare molto probabilmente una congestione inevitabile, improvvisa, terribile. Sarà vero? Chissà, però tutti gli italiani ci credono e non vogliono rischiare. Fare una colazione salata. Io capisco, uova, bacon, salsiccia sono molto buoni, però non a colazione. L'italiano medio fa colazione con cornetto e caffè, magari biscotti, ma non salato. Vai in un bar italiano alle 7 alle 8 della mattina e chiedi una frittata? Sarà quasi impossibile trovarla. Piuttosto, quello che troverai saranno occhiatacce, sguardi confusi, perplessi. Ricordate prima di viaggiare in Italia. L'Italia è un paese bellissimo dove le regole non scritte sono più importanti di quelle scritte. Seguite queste regole che io vi ho dato, solo così potrete passare inosservati, quindi nessuno vi punterà il dito dicendo «Oh, un turista, una turista». E al contrario, riceverete molti complimenti dagli italiani. Ci sono delle altre regole, delle altre cose secondo voi che gli italiani criticano? Ho dimenticato qualche regola? Vi è capitato di ricevere occhiatacce o, peggio, insulti da parte degli italiani a causa di qualcosa che io non ho menzionato? Fatemelo sapere nei commenti. E se invece volete ascoltare i miei consigli su come fare per non perdere il vostro italiano e quindi cosa fare letteralmente ogni giorno dalla mattina alla sera per mantenere il vostro italiano e magari anche migliorarlo, non dimenticate di guardare il video che ho realizzato proprio su questo argomento in cui vi racconto quello che io faccio con l'inglese ogni giorno per mantenerlo. E lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche di iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram. Questi due sono molto importanti perché riceverete così sempre una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e riceverete anche dei materiali esclusivi che pubblico solo lì. Inoltre non dimenticate anche di iscrivervi al nostro canale YouTube e lasciare tanti mi piace che aiutano moltissimo i nostri video con l'algoritmo e non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su tutti i nostri social, su Instagram, su Facebook, su X, su Pinterest, su TikTok e quant'altro. Con questo è proprio tutto, io vi saluto, vi auguro buon viaggio in Italia, mi raccomando, e ci vediamo prestissimo in un nuovo video.